Benvenuto nelle conversazioni di pratica in italiano. Preparati a esercitare il tuo italiano e a diventare più fluente. I sottotitoli sono disponibili, attivali dalle impostazioni. Il link al PDF è in descrizione. Metti like e iscriviti. Scrivi nei commenti l'argomento che vuoi vedere e premi il pulsante I per dare più visibilità al video. Iniziamo! Ciao Jake, come stai oggi? Ciao Emily, sto bene, grazie. E tu? Sto bene, grazie. Oggi voglio parlare di qualcosa di importante. Voglio parlare dello stress e di come affrontarlo. È un buon argomento. Lo stress fa parte della vita ed è importante sapere come gestirlo. Sì, sono d'accordo. Tutti noi affrontiamo situazioni stressanti e a volte può essere difficile sapere cosa fare. Come ti senti quando sei stressato? Quando sono stressato, mi sento molto ansioso. Il mio cuore batte veloce e ho difficoltà a pensare chiaramente. Spesso mi sento sopraffatto. Anche io mi sento così. Ho una sensazione di oppressione al petto e a volte mi preoccupo molto. Non è una bella sensazione. Lo stress può derivare da molte fonti. Per me, spesso proviene dal lavoro scolastico e dagli esami. Ho così tanti compiti e a volte sento di non riuscire a starci dietro. Capisco, anch'io sento stress per la scuola, ma ricevo anche pressione dalle aspettative familiari e dalle situazioni sociali. Voglio fare bene, ma a volte è troppo. Sì, la famiglia e gli amici possono esercitare pressione su di noi. Cerco di accontentare tutti e questo mi rende ancora più stressato. Cerco di accontentare i miei genitori e i miei amici anch'io. Voglio che siano felici, ma dimentico i miei bisogni. È importante trovare un equilibrio. Quando sono stressato, cerco di fare un passo indietro e respirare. Mi concentro sul respiro e cerco di calmare la mente. È una buona idea. Anche io pratico la respirazione profonda. Chiudo gli occhi e faccio respiri lenti e profondi. Mi aiuta a sentirmi un po' meglio. A volte uso un semplice esercizio di respirazione. Conto fino a 4 mentre ispiro, trattengo per 4 e poi espira per 4. Mi fa sentire più in controllo. Proverò quell'esercizio. Sembra molto utile. Cos'altro fai quando sei stressato? Mi piace parlare con i miei amici. Quando condivido i miei sentimenti, mi sento più leggero. Ascolto anche musica. La musica soft mi aiuta a rilassarmi. Anche a me piace ascoltare musica. Ascolto canzoni calme o suoni della natura. Mi aiuta a schiarirmi le idee. A volte faccio una passeggiata nel parco. L'aria fresca e gli alberi mi aiutano a rilassarmi. Camminare è un ottimo modo per ridurre lo stress. Mi piace anche passare del tempo nella natura. Mi fa dimenticare le preoccupazioni. Usi mai app o strumenti per aiutarti a gestire lo stress? Sì, uso un'app di meditazione. A brevi meditazioni guidate che mi aiutano a rilassarmi. Uso anche un'app che mi ricorda di respirare e prendere una pausa. Ho provato anche io un'app di meditazione. È bello ascoltare qualcuno che ti guida. Rende la meditazione più facile. La tecnologia può essere utile, ma penso che i metodi semplici siano molto efficaci. A volte semplicemente mi siedo in silenzio e lascio fluire i miei pensieri. Non mi forzo a pensare in modo positivo. Lascio solo che i miei sentimenti siano. È un buon punto. È normale sentirsi stressati a volte. Riconoscere i propri sentimenti è il primo passo per affrontarli. Esattamente. Cerco anche di pianificare meglio il mio tempo. Quando faccio un programma chiaro, mi sento meno sopraffatto. Scrivo una lista di cose da fare ogni giorno.
Spuntare i piccoli compiti mi fa sentire realizzato. Lo faccio anch'io, una lista mi aiuta a vedere ciò che devo fare. Rende il mio lavoro più gestibile. Pianificare e organizzare può ridurre lo stress. Quando so cosa devo fare, non entro in panico. Sono d'accordo, un piano chiaro mi dà fiducia. Cerco anche di fissare obiettivi realistici. Non voglio fare tutto in una volta. È molto importante. Se fisso troppi obiettivi, mi sento più stressato. Cerco di concentrarmi su una cosa alla volta. Sì, un passo alla volta è il modo migliore. A volte prendo anche delle brevi pause durante il mio studio. Imposto un timer per 25 minuti e poi faccio una pausa di 5 minuti. Mi aiuta a rimanere concentrata e rilassata. È un buon metodo. Lo chiamo la tecnica del pomodoro. Rende lo studio meno faticoso. Utilizzo anche quella tecnica. Durante la mia pausa mi allungo o bevo acqua. Mi rinfresca. Allungarsi è molto utile. A volte faccio esercizi semplici per sciogliere la tensione nel corpo. L'esercizio è un ottimo rimedio contro lo stress. Anche solo pochi minuti di movimento possono farmi sentire meglio. Fai sport o attività fisica? Sì, gioco a calcio nei fine settimana. Correre e giocare con i miei amici mi aiuta a dimenticare lo stress. Mi piace andare in bicicletta e fare jogging. Essere attiva mi rende felice e rilassata. Cerco anche di dormire bene. Quando non dormo a sufficienza, mi sento più stressato. Il sonno è molto importante. Cerco di dormire dalle 7 alle 8 ore ogni notte. Evito anche di usare il telefono prima di andare a letto. Mi aiuta a rilassarmi. Lo faccio anch'io. Leggo un libro o ascolto musica soft prima di dormire. Rende il mio sonno migliore. Bere acqua e mangiare cibi sani mi aiuta a gestire lo stress. Quando mangio cibo spazzatura, mi sento più stanca e stressata. Sì, una dieta equilibrata è importante. Cerco di mangiare frutta, verdura e cereali integrali. Evito anche troppa caffeina. La caffeina a volte può farmi sentire ansiosa. Preferisco le tisane quando sono stressata. È una buona scelta. Mi piace bere tè alla camomilla, è molto calmante. Penso sia importante avere anche degli hobby. Trascorro del tempo disegnando e dipingendo. Rilassa la mia mente. Amo leggere e scrivere. Le attività creative mi aiutano a esprimere i miei sentimenti. Gli hobby sono un ottimo modo per sfuggire allo stress. Mi fanno dimenticare i miei problemi per un po'. Sì, fare qualcosa che ti piace è molto importante. Ti dà energia e gioia. Hai mai provato lo yoga? Sì, ho provato a fare yoga alcune volte. È molto rilassante. I movimenti lenti e la respirazione profonda mi aiutano a calmarmi. Pratico yoga a volte. Fa bene al mio corpo e schiarisce la mente. Voglio praticare yoga più spesso. È un buon modo per ridurre lo stress e migliorare la flessibilità. Penso che provare cose nuove sia utile. Quando mi sento stressata, a volte provo una nuova ricetta o imparo una nuova abilità. È un'ottima idea. Provare qualcosa di nuovo può essere entusiasmante e distrarti dallo stress. Hai altri consigli per affrontare lo stress? Penso sia importante chiedere aiuto quando ne hai bisogno. A volte parlo con la mia famiglia o un insegnante quando mi sento sopraffatto. Sono d'accordo. Condividere i propri sentimenti con qualcuno di cui ti fidi può fare una grande differenza. Ricordo anche a me stesso che va bene fare errori. Nessuno è perfetto e imparare è parte della vita. È molto vero.
Cerco di essere gentile con me stessa quando fallisco. Imparo dai miei errori e vado avanti. Parlare positivamente con se stessi è importante. Dico a me stesso, posso farcela, o sto facendo del mio meglio. Lo faccio anch'io. Parlare gentilmente con se stessi può ridurre l'ansia. Cerco anche di trascorrere tempo con persone positive. Stare con amici felici e solidali mi fa stare meglio. Sì, la buona compagnia è molto importante. Mi piace passare del tempo con amici che mi fanno ridere. La risata è un ottimo rimedio contro lo stress. Quando rido, dimentico le mie preoccupazioni per un po'. Cerco di guardare un film divertente o leggere una storia comica quando mi sento stressata. Aiuta sempre a rilassarmi. È bello avere diversi modi per affrontare lo stress. Ognuno è diverso e ciò che funziona per una persona potrebbe non funzionare per un'altra. Sì, penso sia importante provare metodi diversi e trovare ciò che funziona meglio per te. Sono contento di aver parlato di questo oggi. Lo stress è un problema comune, ma possiamo gestirlo se usiamo gli strumenti giusti. Mi sento meglio sapere che non sono sola in questo. Tutti noi abbiamo giorni stressanti, ma possiamo imparare a farvi fronte. Esattamente. È importante ricordare che lo stress è temporaneo. Con la pratica, possiamo affrontarlo meglio. Grazie per aver condiviso le tue idee con me, Jake. Ho imparato molto dalla nostra conversazione. Grazie Emily, mi è piaciuto parlare con te. Adesso mi sento più rilassato. Sono felice di sentirlo. Continuiamo a esercitarci con l'italiano e a sostenerci nella gestione dello stress. Sì, incontriamoci di nuovo per condividere altri consigli ed esperienze. Non vedo l'ora della nostra prossima conversazione. Anch'io. Buona giornata, Jake. Anche a te, Emily. Abbi cura di te. Stress. Stress. Lo stress può causare problemi di salute. È importante gestire lo stress nella vita quotidiana. Prendi una pausa per ridurre lo stress. Affrontarlo. Affrontarlo. Devi affrontarlo con coraggio. Non è facile, ma dobbiamo affrontarlo. Affrontarlo è il primo passo per migliorare. Importante. Importante. La salute è molto importante. È importante studiare per gli esami. Questo evento è importante per la comunità. Gestirlo. Gestirlo. Il gestirlo è importante per il successo. Non è facile gestirlo da solo. Dobbiamo pensare a come gestirlo meglio. Situazioni. Situazioni. Ci sono molte situazioni nella vita. Le situazioni possono essere difficili. In alcune situazioni è meglio chiedere aiuto. Sopraffatto. Sopraffatto. Mi sento sopraffatto da tutte le emozioni. Il lavoro mi ha lasciato sopraffatto e stanco. Non voglio essere sopraffatto dalla situazione. Oppressione. Oppressione. L'oppressione è un problema serio. Molte persone lottano contro l'oppressione. Dobbiamo parlarne per fermare l'oppressione. Aspettative. Aspettative. Le aspettative possono influenzare le decisioni. Ha molte aspettative per il suo futuro. Le aspettative dei genitori sono importanti. Equilibrio. Equilibrio. L'equilibrio è importante per la salute. Dobbiamo trovare un equilibrio tra lavoro e vita privata.
L'atleta mantiene l'equilibrio mentre si allena. Concentro. Concentro. Il concentro è un luogo di incontro. Dobbiamo andare al concentro per il festival. Il concentro offre molte attività per i giovani. Respirazione. Respirazione. La respirazione è importante per la vita. Durante la meditazione, la respirazione diventa profonda. La respirazione può influenzare il nostro stato d'animo. Rilassarmi. Rilassarmi. Dopo una lunga giornata, mi piace rilassarmi. Leggere un libro mi aiuta a rilassarmi. Vado al parco per rilassarmi e godermi la natura. Consigli. Consigli. Io ti darò dei consigli utili. I consigli degli esperti sono importanti. Segui i miei consigli e avrai successo. Differenza. Differenza. La differenza è importante da capire. Ogni cultura ha la sua differenza unica. Puoi notare la differenza tra i due stili. Imparare. Imparare. Io voglio imparare a suonare la chitarra. È importante imparare una nuova lingua. I bambini amano imparare attraverso il gioco. Gentile. Gentile. Lui è molto gentile. La signora è gentile con tutti. È gentile aiutare gli altri. Compagnia. Compagnia. La compagnia è divertente. Preferisco viaggiare con la compagnia. La compagnia offre buoni servizi. Risata. Risata. La risata è contagiosa. La sua risata è molto forte. Ho sentito una risata provenire dalla stanza. Divertente. Divertente. Il film è molto divertente. L'attività è stata davvero divertente. Ridere è sempre divertente. Esperienze. Esperienze. Le esperienze sono importanti per crescere. Ho molte esperienze da condividere. Le mie esperienze di viaggio sono fantastiche. Qual è il tema principale della conversazione tra Emily e Jake? Quale metodo Jake usa per rilassarsi quando è stressato? Qual è il significato della parola sopraffatto? Qual è l'uso corretto della parola equilibrio? Ottimo lavoro! Vuoi esercitarti con l'italiano e diventare più fluente? Iscriviti e attiva la campanella delle notifiche così non perderai nessuna delle nostre conversazioni gratuite in italiano. Ci vediamo nel prossimo video.